Bene, stiamo per partire, siamo ancora a Side, sono le ore circa meno quasi. Mare. Abbiamo caricato tutta la moto al fresco, fortunatamente, anche se comunque abbiamo sudato lo stesso. Adesso direzione a Glasun per cercare di visitare l'antica città di Sagalassos, quindi ritorniamo nei nostri classici tour che piacciono tanto ai nostri follower, che piacciono tanto a me, che piacciono tanto a Emanuela. Vedete Emanuela? Sei contenta di partire? Mm? Allora, di qua effettivamente incominciamo la nostra risalita verso la Grecia. Effettivamente, quindi diciamo che incominciamo a sentire già la fine della fine del viaggio, in effetti. E poi andremo in Grecia, dove staremo un altro paio di giorni e mezzo, più o meno, a fare un po' di relax. Relax, amore? Era ora, no? Adesso siamo arrivati a Aglasun per andare a visitare il sito di Sagalassos. Bene, arrivare qui insomma è un po' una palla, però la strada alla fine per Aglasun è panoramica e c'è un po' di landscapes che non abbiamo ripreso. Siamo a Sagalassos con spa, resort e cazzi vari, lounge, champagnerie e roba varia. E diciamo che è l'unico albergo, quindi che sia vicino al sito, quindi non è che c'è molto da scegliere, almeno io ho trovato solo questo. Vediamo di trarre beneficio da questa visita. A dopo. E niente, questa è la strada che dall'albergo porta fino al sito archeologico. C'è un po' di landscape, veramente la strada è carina, è una zona montuosa. Secondo me qua in inverno fa molto freddo tra le altre cose e nevicherà pure. Premesso che questa è l'ultima visita archeologica che faccio fare a Emanuela di qua penso non so quanto tempo, incominciamo la visita a Sagalassos. Era una visita che volevo fare in maniera particolare perché mi incuriosiva un po' la sua storia. Qua ci troviamo sul monte Akdag, siamo sulla parte occidentale della catena del Tauro. Sagalassos era rinominato come la prima città della Pisidia. I primi insediamenti nell'area risalgono circa al XII millennio a.C., mentre nell'VIII millennio a.C. alcune tribù stanziali dedite all'agricoltura si insediarono lungo le rive del lago Burdur, da cui prende il nome anche la città che c'è qua sotto. Alcune tavolette ittite nominavano la città di Sawalassos, quindi Sawalassos. Abbiamo avuto anche passaggi degli Ittiti. Sagalassos sostanzialmente era a metà tra la Lidia e la Frigia. Perché mi ha incuriosito questo sito qua? Perché rispetto ad altre città in zone montane è stata abbandonata già nel XIII secolo. Essendo in mezzo tra la Lidia e la Frigia è stata sempre una città ampiamente compromessa dalle conquiste. Quindi quando fu poi abbandonata, quindi poi la natura ha preso il sopravvento e ha coperto tutto. La città si è sviluppata maggiormente durante la dominazione romana. Ok, iniziata la salita verso la parte più alta della città. Faccio finta di non avere il fiatone. Quanto è dura la cultura, amore? Guarda quanta strada c'è ancora da fare. Sempre in salita costruiscono sti cazzo di romani. E qui si inizia a vedere la forma della città. Un'entrata che è stata edificata, ordinata verso il I secolo d.C. da un certo Caligula. Non si sa se è Caligula quello che conosciamo noi, probabilmente no. Allora, questo era il Macellum o il Macellum, che non è dove venivano macellate le bestie, bensì era un luogo di commercio dove si vendevano le merci. Al centro c'è un colonnato che è di marmo, tra le altre cose. Ci sarebbe stato in teoria un pozzo, una raccolta di acqua. I negozi invece erano praticamente là dietro. Al lato sud non ci sono negozi, almeno non ne sono state trovate tracce, ma nelle zone limitrofe sono stati ritrovati gioielli, oggetti lavorati con ossa, insomma sono stati trovati dei bei reperti. Lì c'è Emanuela e si sta dando un'occhiata. Guardate che bella questa colonna, questa è una colonna originale ed è di marmo. Vedete che è di un colore diverso rispetto a quelle che ci sono vicine, perché evidentemente è stata ordinata da una zona limitrofa, non si sa da dove, e c'è un'iscrizione, praticamente fa parte dell'ordinanza e richiama l'ordinante, ma purtroppo non è rimasta traccia.
faccio vedere un'altra piccola chicca. Vedete questo pezzo di ferro così? Perché poi non è ferro, è bronzo. Qui praticamente venivano piazzate le fiaccole, è una cosa che non si trova molto spesso, perché di fatto poi tutti i materiali ferrosi venivano comunque riutilizzati per fare altro. Era più semplice magari estirparli da città scomparse e riutilizzarle, depredare le città, ecco. E qui, sempre procedendo verso la parte alta della città, vediamo le porte dell'Agorà. Questa è la strada che è stata ripristinata. Tu dici che è proprio secondo quella me è la originale? sua, sì. Adesso andiamo avanti e andiamo a vedere cosa c'è dopo l'Agorà. Le porte d'ingresso più o meno sono simmetriche, sono raffigurati motivi militari, immagini di armature, pelle di capra, armature in pelle di capra, eccetera eccetera. In questa porta in particolare vi era raffigurato il nome di Caligola, solo che poi quando è stato ucciso sappiamo dalle fonti storiche che è stato cancellato per dare spazio poi all'imperatore germanico. E vi farò vedere tra poco la cosa più bella di questo posto qui, il motivo per il quale si viene effettivamente a Sagalassos. Stay tuned. Adesso vi faccio vedere una delle cose più belle che si possono vedere nelle città antiche romane. Ecco a voi la fontana Antonina. Sta svolgendo esattamente la funzione che aveva ai suoi antichi splendori. Non si sa di preciso chi ha finanziato questa fontana, però i motivi imperiali potrebbero far presupporre un fondo direttamente da Roma, però non ci sono fonti certe su questo. È certo invece che la città, a seguito del terremoto del VII secolo, sia stata completamente distrutta, soltanto a seguito della ristrutturazione da parte del governo turco, quindi parliamo di un 70 anni fa più o meno, la città è stata ripresa, quindi è stata ripristinata probabilmente la parte che dai libri di storia era quella più famosa. Sappiamo per certo è che i marmi vengono praticamente da altri territori. Vedete anche le effigie al di sopra, tutto molto bello. Quindi se volete trovare un motivo per venire a Sagalassos, ecco, questo è il motivo. Allora, considerate che qui prima era, fino al periodo ellenistico, era tutto terra. Successivamente, e solo a seguito della gestione da parte dell'impero romano, la piazza è stata abbellita, è stata adornata con travi, capitelli, eccetera, eccetera, per renderla più bella. Poi è stata piazzata questa pavimentazione. E dalle fonti storiche si sa che questa pavimentazione era praticamente perfettamente liscia. È evidente che il terremoto, quando nel VII secolo c'è stato il terremoto, tutto quello che è stato il movimento tellurico ha portato questo gravissimo disastro. Quindi pensate come doveva essere ridotta la città dopo il terremoto, se soltanto una piazza si è ridotta in queste condizioni qui. Ok, ora io voglio sapere se avete mai visto una fontana così antica e così bella attiva, perché io nelle mie fonti storiche non ho trovato niente di così bello e già funzionale, non l'ho ancora trovato. Scrivetelo sotto nei commenti. Da qua giù è possibile riprendere anche il teatro, piccolino in effetti. Il sentiero tra l'altro che porta su è un po' accidentato. Non c'è stata volontà di recuperarlo a fondo. Comunque lì chiaramente c'è un teatro.
Adesso prospettiva ancora su questo punto della città, che doveva essere bellissimo ai suoi antichi splendori. Adesso continuiamo ad andare su. Questa è la vista del Boleuterion, vedete quelle scalinate? E sarebbe il palazzo del consiglio. Nell'organizzazione politica di Sagalassos il popolo prendeva parte attiva prima del cristianesimo, era parte attiva nelle decisioni. Poi all'interno della stessa popolazione queste decisioni poi venivano filtrate nuovamente dal consiglio degli anziani, che si riunivano in quella sala lì. Prima del VII secolo, prima del terremoto che distrusse Sakalassos, quindi già in piena scelta di cristianesimo come religione di Stato, il potere al popolo viene demandato principalmente alle strutture centralizzate e religiose della città. Per far ciò, sia il Boleuterion che la sala attigua, che sarebbe questa qua, furono trasformate in basilica. Sakalassos non era una grandissima città, non era popolata da tantissime persone, quindi entrare a far parte della vita politica era anche estremamente difficile. Allora, come sei sagalassosa oggi? L'Heron. Che cos'è un Heron? È una struttura che è presente in alcune città imperiali. Praticamente celebrava o un evento, o una persona che era morta per una motivazione particolare, eccetera eccetera. E qui ne abbiamo uno, e risale al I secolo d.C., nel periodo in cui regnava l'imperatore Augusto. Probabilmente all'interno della struttura vi era tumulato un giovane di Sakalassos. Non sappiamo chi è, non sappiamo la storia, le fonti storiche non ci sono state utili. Sappiamo per certo che all'interno è stata trovata una statua con la testa alta circa 2,5 metri, che adesso è nel museo. È stato usato come torre di guardia, è stato innalzato un po' per essere usato come torre d'avvistamento e facente parte poi delle mura principali, di cui faccio parte in questo momento e di cui fa parte anche Emanuele all'ombra. Ci troviamo nel punto più alto della città di Sakalassos. Bene, da questo punto, quindi dal punto più alto della città, è possibile vedere l'Arcosolium, che sarebbero le tombe rupestri risalenti al 200 d.C. più o meno. Erano sostanzialmente dei punti scavati nella roccia che dovevano servire a riporre le ossa dei morti cremate, e poi al di sopra di queste cenere veniva riposta una pietra che poteva essere decorata o meno. Beh, che dire, oltre la fontana che abbiamo appena fatto vedere, avevano un'altra fontana, che sarebbe questa qua, vi facciamo vedere adesso, la cosiddetta fontana in stile dorico. È stata eretta più o meno verso il I secolo d.C., in piena età imperiale. Visto? Questa era la parte centrale, la sorgente è ancora quella originale, e qui è talmente liscio che si capisce che qua si lavavano proprio i panni. È una cosa spettacolare, davvero notevole. Beh, l'opera di recupero è stata fatta in maniera molto intelligente. Quello è il palazzo della città. Allora, sono stati scavati circa 80 spazi, e non si esclude ce ne siano altri, e la sua storia dura più o meno 500 anni, quindi fino al IV secolo d.C. Il palazzo della città iniziava da là sotto e poi piano piano è stato ampliato verso la parte superiore del quartiere residenziale, ed era sostanzialmente soprattutto in epoca romana, quindi in epoca imperiale, era il luogo dove il rappresentante della città, mandato da Roma o nominato da Roma, riceveva i propri ospiti politici di zona per poter discutere delle problematiche della città e prendere le decisioni. E diciamo che era la residenza principale del capo della città. Dopo il IV secolo la funzione cambiò, addirittura una parte è stata trasformata in alloggi e locande per guarnigioni e robe varie, però di fatto è molto grande. Guardate che bella la zona, tra le altre cose.
Dovete sapere che Emanuela è un amante dei gatti rossi e casualmente i gatti rossi amano Emanuela, non so perché. Guardate che bello. È un amico, Emanuela? Sì, è un amico roscio. Hai visto che bello? Va bene, questa era un'altra sala, guardate che bella. Ovviamente quando io dico bella bisogna usare un po' di fantasia. Ora non dice niente, ma all'epoca dovete immaginare tutta questa pavimentazione bianca, magari un rivolo di acqua su quelle colonne. Tra l'altro questa casa aveva anche un impianto idrico indipendente con i servizi igienici. Che dire, era una cosa importante. Ciao poveri, esatto, era una casa ciao poveri. Ok? Allora, altro punto di vista della città di Sakalassos, questa era un'agora inferiore e quella era una strada che serviva per l'accesso in città. Quindi chi accedeva alla città arrivava praticamente nell'agora, in zona dei mercati inferiori, poi strutture monumentali sotto che adesso andremo a vedere e poi una fontana a 2 piani. Questa è una fontana a 2 piani ed è una fontana che sarà dedicata all'imperatore Adriano. Cosa succedeva? Che molti governanti delle città dedicavano dei piccoli o grandi monumenti agli imperatori proprio per tenere un legame con Roma, probabilmente anche per avere finanziamenti, chi può dirlo. Possiamo vedere una cosa, che da qui si vede completamente la città dal basso verso l'alto. Comunque peccato ci sono questi alberi. Comunque all'epoca la città era sviluppata da sud verso nord, proprio su tutto il cossone della montagna. Doveva essere una cosa spettacolare. Su questo lato qui poi, verso il IV secolo, ci fu un cambiamento. Da botteghe furono trasformate, alcune botteghe furono unite e fu fatto praticamente una locanda con addirittura la possibilità di avere delle stanze per dormire. Un bed and breakfast moderno, diciamo, ecco. Da Sakalassos, come dice Emanuela, che è l'istituto a tipo scimmietta, è tutto. Penso che questa visita sia stata una visita molto interessante, almeno dal mio punto di vista. Ci sarebbe tanto da dire, ma non abbiamo neanche il tempo di farlo. Niente, è stata una città sfortunata sicuramente, però è su questi monti io tendo sempre a guardare il contesto, cioè la resilienza di questi antichi che si ostinavano a vivere in queste zone perché magari sentendosi più protetti dalla questione ambientale. Quindi è chiaro, per venire a conquistare Sakalassos ci volevano anche 2 balle grosse così. Però evidentemente il suo sviluppo si è fermato inevitabilmente con un semplicissimo, pur quanto disastroso terremoto. Tra l'altro mi sa che siamo fuori orario, non so se ci chiudono dentro al sito. Sarebbe difficilissimo saltare una sbarra o passarci sotto. Amore, di qualcosa, dai, mi fai parlare sempre me, dimmi qualcosa. Perché tu parli sempre tu. Di qualcosa ai nostri followers. Non me l'aspettavo così interpretata, cioè che non ha bisogno di molto di interpretazione perché si vede in realtà la città. Bella? Mi piace quando è così. Perché tu dici che comunque gli ambienti si riconoscono, Sì, giusto? sì, riesci a capire la grandezza, come era costruita. Feedback sulla fontana superiore? Spettacolo, Bellissimo. Mamma mia. Ma se non la vedi non si capisce. Dovete venire a vedere Sakalassos, ok? Bene, non so se riconoscete questa faccia, questa è Emanuela che ha appena ordinato il suo Gosleme, finalmente. Avevo paura di andare via dalla Turchia questa volta e non mangiarlo per colpa tua. Ma dopo eritemi, scalate, siti, 42 gradi. Una cosa. Ma dai, che abbiamo avuto anche i nostri momenti di abbiamo avuto anche i nostri momenti di relax, dai, su. Siamo stati al mare. Ok. Siamo stati al mare. Siamo stati al mare. Ok, come ogni anno video su Goslema, ok? Ma non è misto però. Ma sì che è Forse è misto nel senso che ci ho messo tutto dentro. Misto. Ok. C'è un gatto, metti dentro il gatto.
Ora assaggia e dai un giudizio. Il tuo gosleme tanto desiderato. Dopo me ne mangio un altro. E sei fame. Scotta. Non ci interessa. Attendiamo. È buono. Buono? Perché c'era la signora che lo preparava con le sue manine proprio all'entrata. La piastra. Con Beh. le sue manine delicate. Mm? Buono. Bene, adesso possiamo anche cenare, ok? Buon appetito, amore. Sotto il cielo blu, il caldo del sole brucia sempre di più. La certezza c'è, ogni ricordo resta dentro di noi. Per sempre ci sarà la moto e la strada in sella verso il mondo. Odore di mare.